Dettagli rari in Artemis 2 del canale Naov. L'obiettivo di questo video è presentare un argomento da una prospettiva diversa. Non si cerca di convincere nessuno. Ognuno è libero di scegliere in cosa credere. Abbiamo già visto il lancio di Artemis 2 che ha mostrato la solita scena. Il razzo che sale, poi scende lungo la sua traiettoria, si allontana, le solite inquadrature, i motori che si spengono e infine precipita. Una volta fuori dalla vista hanno mostrato animazioni 3D indicando che era già nello spazio. Prima del lancio si vede un uomo che sistema qualcosa sulla tuta di un astronauta. Guardate il tatuaggio, un demone. Ricordiamo che in queste produzioni nulla è casuale. Nel momento in cui il razzo decolla, si vedono questi 4 moduli che si separano come cabine di una funivia. Gli astronauti saranno dentro? Più tardi hanno mostrato un'immagine della Terra simile a quelle già viste. Questa non è la Terra, ma il pianeta Naboo di Star Wars. Anche questo tipo di film mostra questo tipo di grafica. In questa immagine della Terra, presumibilmente scattata dall'equipaggio di Artemis 2, possiamo vedere che su quel lato del pianeta è notte. La cosa curiosa è che l'intera Terra appare ben illuminata e colorata. Poi hanno mostrato un'altra immagine identica ma scura scattata 2 minuti dopo. Affermano che la differenza sia dovuta alle diverse impostazioni della fotocamera, ma in questa immagine, ammesso che sia reale e scattata effettivamente di notte, il mare non sarebbe di un blu così intenso, né le nuvole sarebbero completamente bianche, sebbene alcuni hanno giustificato la cosa attribuendola alla luce della luna piena. È impossibile che quella porzione di terra fosse illuminata e colorata in modo uniforme, come se fosse giorno. Inoltre, a giudicare dalla luce del sole visibile in basso, l'immagine sarebbe stata controluce, è impossibile vederla così luminosa, nemmeno con le impostazioni della fotocamera. In seguito hanno pubblicato quest'altra immagine in cui la sonda spaziale era presumibilmente in viaggio verso la Luna, mostrando una Luna molto piccola quando a loro dire erano già a metà strada. Come può la Luna essere così piccola se la Terra appare molto più grande? Li vediamo in una capsula angusta e scomoda con un budget giornaliero di quasi 70 milioni di dollari e non sono riusciti a progettare qualcosa di meglio e più confortevole? Perché quella posizione? Che potrebbe sopportare di essere rinchiuso in uno spazio così piccolo per giorni senza poter fare praticamente nulla? Inoltre sembra la Stazione Spaziale Internazionale con i soliti cavi disordinati. È lo stesso stile e anche lì vediamo cavi esposti e disordinati, il che non ha senso in una presunta navicella spaziale. In qualsiasi sistema moderno, un'auto, un aereo, una casa o un edificio ben costruito, i cavi non vengono nascosti solo per estetica, ma per sicurezza, efficienza e controllo. Un sistema di alto livello e tecnologicamente avanzato non può lasciare cavi esposti. Poi hanno pubblicato alcune foto in stile selfie scattate, a loro dire con un cellulare, in cui li si vede guardare la Terra dal finestrino. La cosa curiosa è che, se si guarda attentamente, le nuvole in tutte e 3 le foto sono esattamente le stesse. Non sono cambiate affatto. Ci dicono che laggiù stanno facendo ricerca scientifica, ma vediamo scene come questa in cui non capiamo bene cosa stiano facendo gli astronauti. Come qui, in cui vediamo uno di loro a testa in giù per rafforzare l'idea di assenza di gravità. Viaggiano presumibilmente a 28.000 km/h con una tale noncuranza quasi a fare uno spettacolo. Le immagini esterne che mostrano nelle loro dirette lasciano molto a desiderare, così come le immagini della Terra e della Luna che hanno pubblicato, comprese quelle del presunto lato nascosto della Luna. Qualsiasi produzione di intelligenza artificiale oggi sarebbe in grado di fare altrettanto se non meglio. In questa immagine, ad esempio, della capsula Orion che passa vicino al presunto lato nascosto della Luna, sembra un effetto speciale degli anni 50, non c'è coerenza tra le diverse immagini che hanno pubblicato. Un'altra cosa che fanno sempre sulla ISS è far fluttuare o ruotare dei pupazzetti, come in questo caso dove lo fanno roteare o se lo scambiano per rafforzare l'idea, forse per i più giovani, di non essere sulla Terra ma a gravità zero. Un altro elemento ricorrente è mostrare le loro acconciature. Le astronaute vengono mostrate con i capelli spettinati, sollevati in maniera esagerata, come parte del trucco per rafforzare l'idea che si trovino in un luogo dove tutto fluttua. Una situazione pericolosa, dato che i capelli potrebbero impigliarsi in un cavo o rimanere incastrati da qualche parte. In questa inquadratura, ciò che si vede attraverso il finestrino sembrano essere acqua e bollicine, con una strana illuminazione e un movimento anomalo. Un altro elemento che mostrano sempre è quello che bevono o mangiano.
elemento che attira molta attenzione. È una cosa che accade costantemente con il cibo sigillato in sacchetti di plastica o scatolette che a volte lasciano volare in giro come se nulla fosse. Hanno mostrato anche questo video in cui si vede un barattolo di Nutella volare da una parte all'altra, come se non fosse ovvio che si trattasse di pubblicità o di un intento di attirare l'attenzione. Non pensate che sarebbe pericoloso se uno di loro colpisse uno di quei barattoli o danneggiasse qualcosa all'interno della capsula? Certamente in tutti questi video degli astronauti di Artemis 2 molti hanno già trovato errori o incongruenze, come se fossero stati realizzati con qualche effetto visivo o trucco di ripresa che a volte non funziona. Ma soprattutto non siete obbligati a credere a tutto ciò che è stato detto qui. Cosa ne pensate? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi a Now, condividetelo e non perdetevi i prossimi video.